Buongiorno a tutti, benvenuti intanto a questo nuovo appuntamento con i nostri webinar di approfondimento sui prodotti della gamma Netix. Mi presento per chi ancora non mi conosce, anche se la maggior parte di voi hanno già avuto modo di parlare con me via mail o telefonicamente. Io sono Andrea Baggio e mi occupo del supporto tecnico su tutti i prodotti della gamma appunto di Netix. Questo webinar è un appuntamento che cerchiamo di fare insomma con una certa costanza. Negli appuntamenti precedenti avevamo visto l'introduzione a tutti i prodotti della gamma Next, che è la gamma appunto dei dispositivi lanciata da Netix nel corso del 2022, e oggi comunque faremo un piccolo riepilogo giusto per dare modo un po' a tutti anche di capire di che cosa stiamo parlando. E vi ricordo comunque che per quanti non avessero visto i video precedenti, per quanti non avessero partecipato ai webinar precedenti, trovate comunque tutti i video archiviati nel nostro canale YouTube, quindi avete comunque modo di poterli recuperare anche in un secondo momento. Verrà ovviamente caricato anche questo. Inoltre vi ricordo che avete a disposizione anche lo strumento della chat, tramite la quale potete appunto pormi domande per approfondire qualche argomento o comunque per chiedere qualcosa che magari non ho affrontato in maniera opportuna, diciamo così, o anche per semplici curiosità sui nostri prodotti, e vi invito anzi ad utilizzarla perché dà modo a me di avere un feedback da parte vostra, insomma, se quello che sto spiegando è abbastanza chiaro, e anche così possiamo approfondire un po' i vari argomenti appunto. Il webinar di oggi è focalizzato, diciamo, a capire l'integrazione tra i nostri dispositivi e le reti VPN. E quindi prima di partire anche con la spiegazione, poi farò una piccola introduzione su che cos'è una rete VPN, quindi darò modo insomma di capire a tutti un po' il contesto, anche se è di fatto un argomento di cui si parla già da diverso tempo, quindi presumo che la maggior parte di voi ne sia già a conoscenza. Gli argomenti di cui parleremo oggi appunto si applicano a tutti i prodotti della gamma Next indistintamente, ed è per questo che abbiamo preparato anche delle piccole slide proprio di introduzione sui prodotti a cui fa riferimento anche il webinar di oggi. Quindi partendo dall'entry level, V111, V112, come dicevo c'è un webinar dedicato all'approfondimento di questi due dispositivi, ma giusto per fare un piccolo riassunto, sono l'entry level appunto della nuova gamma, sono differenziati soltanto dal tipo di connettività, nel senso che il V111 ha un modem interno, un modem 4G, quindi ha il supporto della SIM card, mentre invece il V112 ha al suo interno un chip Wi-Fi. E per il resto le funzionalità sono esattamente le stesse. Dispongono entrambi di un ingresso configurabile, quindi sia utilizzabile come analogico per leggere una temperatura, un segnale in corrente in tensione, che come digitale, quindi un contatore, un misuratore di portata, eccetera, eccetera, e un'uscita digitale a relè, quindi per poter comandare eventualmente un macchinario, una valvola o qualunque altra cosa. E le funzionalità principali sono quelle che potete vedere riassunte nella presentazione, quindi supporto al protocollo MQTT. A riguardo probabilmente seguirà un capitolo dedicato proprio del webinar. Web server e chat, quindi web server è di fatto l'interfaccia di programmazione e anche comunque di visualizzazione in tempo reale del dispositivo, e tornerà come argomento anche più avanti perché è abbastanza legato anche al discorso della VPN. E la chat è semplicemente un metodo alternativo all'SMS o alla mail per scambiare, diciamo, dei messaggi di segnalazione con i dispositivi, quindi sia per ricevere allarmi che per mandare proprio anche dei comandi. Invio dati al cloud, quindi dati che va a leggere tramite MQTT o tramite l'ingresso possono poi essere inviati ad una piattaforma esterna, Netix e non, quindi con la possibilità di fare archiviazione e storico, grafici e quant'altro. Accesso remoto tramite VPN, che sarà appunto l'argomento di oggi, e la programmazione eventi allarmi, perché ovviamente preso un valore da un qualche sensore, da una qualche sonda, si possono andare a programmare appunto delle segnalazioni verso una o più persone per inviare appunto degli allarmi.
Al diciamo, livello intermedio della gamma Next troviamo invece 151 e 152, anche qui la distinzione sta semplicemente per quanto riguarda la connettività, quindi il 151 modem 4G, 152 Wi-Fi. In questo caso abbiamo 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali e 2 ingressi analogici, anche qui temperatura, corrente e tensione. In più però rispetto all'entry level, diciamo, quindi oltre ad avere più ingressi e più uscite già di per sé, ha comunque anche la possibilità di espandere ulteriormente l'I/O tramite le interfacce seriali, quindi l'RS232 e l'RS485, in quanto supportano questi prodotti anche il protocollo Modbus, che è uno standard, insomma, industriale per quanto riguarda la comunicazione tra macchine, e quindi ci rende compatibili non solo con la gamma delle nostre espansioni, che ovviamente arricchiscono appunto la nostra offerta, ma con anche con qualunque altro dispositivo in grado di comunicare via Modbus. In questo caso RTU, perché su seriale appunto. Come funzionalità quindi ne troviamo diversi in comune con i dispositivi descritti in precedenza. C'è appunto in più Modbus RTU su RS485, in realtà anche su RS232, e il fatto di, diciamo, sulla programmazione degli eventi e gli allarmi, un po' per il fatto che abbiamo ingressi e uscite in più, un po' perché il prodotto comunque è più performante rispetto a quelli del primo livello, diciamo, della gamma Next. Abbiamo la possibilità di fare anche delle logiche un po' più complesse, diciamo, un po' più avanzate, ecco. Per passare invece poi al top gamma della gamma Next, il 2500 Plus, perché sostituisce di fatto il 2500 che era già presente anche nella gamma precedente. Allora, qui abbiamo la possibilità di avere 2 modelli diversi, ovvero uno che racchiude praticamente tutte le connettività possibili, quindi abbiamo sia il modem LTE che il Wi-Fi integrato che l'interfaccia Ethernet, e l'altro la stessa cosa però senza il modem LTE, quindi senza supporto per la SIM, però con Wi-Fi integrato ed Ethernet ovviamente. Anche in questo caso si va un po' a crescere per quanto riguarda gli ingressi e le uscite, quindi ne abbiamo 8 di digital input, 2 uscite digitali RLE e 2 ingressi analogici. Qui le seriali 232 utilizzabili per Modbus o altri protocolli sono 2, più anche una 485, e quindi anche a livello di funzionalità ovviamente è più evoluto rispetto a tutti gli altri. Troviamo per esempio il Modbus anche su TCP/IP, che comunque anche questa è una caratteristica importante, quindi non solo su seriale, ma la possibilità di raggiungere dei dispositivi server anche tramite la connessione internet banalmente, quindi sia su rete locale che non. Inviolata al cloud ovviamente anche in questo caso, data log all'interno, quindi il fatto che oltre a poter inviare dati verso il nostro cloud o verso comunque una piattaforma esterna, è in grado anche di archiviarli nella sua memoria, quindi nella memoria interna del dispositivo, rendendoli poi consultabili da remoto tramite l'accesso all'interfaccia web, che può essere appunto un accesso tramite rete internet su Ethernet, LTE o su Wi-Fi, e dopo vedremo come anche la VPN può facilitare proprio questo tipo di funzionalità, diciamo. Programmazione eventi allarmi qui è ancora un po' più performante rispetto agli altri prodotti, nel senso che abbiamo anche le logiche end-or, quindi la possibilità di mettere in correlazione anche diciamo degli eventi che vengono intercettati anche su sensori, su sonde, non per forza appartenenti allo stesso macchinario, quindi anche provenienti volendo da macchinari diversi, metterli in correlazione, nel senso decidere se fare un'automazione piuttosto che un'altra in base a quali segnali sono in allarme, in base a quali soglie sono eventualmente superate, quali sono le condizioni critiche, oltre ovviamente alla segnalazione, anche in questo caso via chat, SMS o mail, di tutti appunto gli eventi considerabili come allarmi da inviare eventualmente reperibili. Architettura modulare customizzabile, nel senso che c'è la possibilità di andare comunque ad espandere le funzionalità del nostro dispositivo, aggiungendo quello che noi chiamiamo plugin, che sono sostanzialmente dei pacchetti creati ad hoc per il cliente che ci richiede, che aggiungono pagine web, ma anche proprio delle funzionalità magari
non raggiungibili, diciamo, tramite gli strumenti dati in dotazione standard, diciamo così, con il dispositivo, per creare una soluzione un po' più mirata che vada più incontro rispetto alle richieste del cliente. Questo sistema, diciamo, modulare customizzabile ci consente di mantenere di fatto una sola versione, che è quella standard uguale per tutti, aggiungendo però delle funzionalità in maniera poco invasiva rispetto al sistema, per dare appunto una soluzione che vada bene al cliente, che poi sia anche installabile su più dispositivi. Quindi, diciamo, è una scelta che abbiamo valutato già diverso tempo fa anche con i prodotti della gamma precedente, e la portiamo anche su il Go 500 Plus. Infine, monitoraggio e controllo in tempo reale, perché di fatto tramite sempre l'interfaccia web c'è la possibilità di creare anche una dashboard, quindi una specie di sinottico, raggiungibile appunto anche da remoto, poi vedremo eventualmente come. Un sinottico, comunque anche dei grafici in tempo reale, dei grafici ovviamente anche dati dai dati salvati nel datalog all'interno, e quindi questa è una funzionalità che nei prodotti di fascia più bassa, diciamo, non c'è, nel Go 500 Plus invece esiste. Diciamo, finita questa piccola carrellata, insomma, giusto per ricordarci un po' di cosa stiamo parlando, entriamo nel merito del webinar di oggi, quindi appunto la VPN. Prima ancora di spiegare perché utilizzarla, anzi in realtà viene abbastanza gratis con il discorso che sto per fare, ma giusto un paio di concetti su significato di VPN. È un acronimo in lingua inglese che tradotto significa rete virtuale privata, quindi già il nome fa capire che è un qualcosa di sicuro, di criptato, quindi aggiunge sicuramente un layer di sicurezza in più rispetto alla comunicazione internet standard, diciamo così. E anche se andrebbero fatti dei distinguo, perché di VPN ne esistono di varie tipologie, quindi ognuno ha le proprie caratteristiche, però diciamo generalmente la struttura prevede un server centrale, un server VPN, quindi una sorta di accentratore, può essere una macchina all'interno della vostra azienda, oppure può essere proprio un server che prendete magari in hosting da qualcun altro, o qualcuno che vi fornisce comunque il servizio dietro pagamento, dietro canone, tra cui ovviamente Netix, visto che abbiamo anche questa soluzione, insomma, tra la nostra fornita dal nostro cloud. Dicevo, un server centrale verso il quale faranno riferimento tutti i dispositivi o comunque tutte le persone, perché poi la VPN può essere utilizzata sì su dispositivi tipo quelli della gamma Netix, ma anche installata tranquillamente in un PC, in uno smartphone, un tablet o quant'altro. E diciamo, la peculiarità quindi di questa rete privata virtuale è il fatto di esistere sopra ad un'altra rete, chiamiamola fisica, quindi voi avete la vostra connessione normalissima in caso in ufficio data da vostro router, wifi o internet che sia, e sopra quella connessione ne viene stabilita un'altra virtuale, che è appunto la VPN, che cripta, diciamo, la vostra connessione, quindi la rende più sicura e la va a direzionare verso il server centrale. Una volta arrivato al server centrale, ovviamente il server centrale deve sapere chi siete, quindi ci sono una serie di certificati o di credenziali comunque che vengono scambiate, diciamo, in fase di handshaking, ma comunque anche in fase proprio di comunicazione vera e propria. Una volta riconosciuti dal server, avrete la possibilità di dialogare con qualcun altro che sia collegato allo stesso server, quindi potete vederla come una sorta di tunnel. Io parto dalla mia connessione di casa, accedo, diciamo, a questo server, ovviamente in maniera trasparente, nel senso che una volta avviato il client VPN non mi rendo neanche più conto che lo sto utilizzando, quindi navigo tranquillamente come sempre, solo che anziché passare attraverso solo il mio provider, diciamo, passo attraverso questo server. Chiunque, questo appunto dipende in realtà dal tipo di VPN, chiunque acceda allo stesso server con delle credenziali, chiamiamole simili, quindi chiunque appartenga alla stessa sottorete, in qualche modo, è in grado anche di parlare con me. E quindi questo mi permette, dal mio PC dell'ufficio, di parlare con il PC dell'ufficio che sta da un'altra parte, in un'altra provincia, in un'altra regione, come se fossimo in realtà entrambi sulla stessa rete locale. Quindi questo è, in poche parole, quello che fa la VPN. Nel nostro caso, nel caso dei nostri prodotti, il vantaggio che si ha
nell'utilizzo della VPN è proprio quello di poter accedere ai nostri dispositivi, in quanto come avete visto, insomma, tutti i nostri dispositivi hanno di fatto un'interfaccia web a bordo, quindi un web server a bordo, che è poi lo strumento tramite il quale si va a fare la configurazione o comunque anche la consultazione in tempo reale dello stato dell'impianto. Tutti i dispositivi, a seconda della connettività, quindi Ethernet, Wi-Fi, LTE, 4G o in realtà anche 2G ovviamente, hanno chiaramente un facile accesso ad internet, nel senso che una volta configurata una connessione, che sia appunto su LAN, Wi-Fi o tramite la SIM card, loro riescono ad accedere ad internet per fare quindi l'invio della mail, della chat o per inviare un dato verso una piattaforma. Quindi in quel caso, diciamo, la VPN non mi serve veramente, perché il dispositivo è già in grado di comunicare con l'esterno. Torna invece utile quando sono io a voler comunicare con il dispositivo, perché ciascuna di queste reti, quindi ciascuna delle tre possibili, diciamo, reti utilizzabili con i nostri dispositivi, ha delle limitazioni da quel punto di vista. Quindi se verso internet ovviamente funzionano tutte, volendo fare il contrario, quindi volendovi accedere da remoto, diventa un po' difficile, perché l'Ethernet magari è quella un po' più gestibile, però comunque richiede di andare ad aprire delle porte nel proprio router. Questo significa banalmente anche esporre la propria rete aziendale o comunque la propria rete di casa a tutto il mondo esterno. Chiaramente poi ci sono delle credenziali, uno deve conoscere l'indirizzo IP, eccetera, eccetera, però diciamo sto aprendo comunque un varco verso, diciamo, potenziali malintenzionati, ecco. Il Wi-Fi è più o meno lo stesso concetto, perché ovviamente la rete è strutturata allo stesso identico modo. L'LTE, oltre al discorso di esporre eventualmente un indirizzo IP al pubblico, quindi potenzialmente a tutta la rete internet, c'è anche proprio la difficoltà nel reperire questo tipo di indirizzo IP, che nella fattispecie si chiama indirizzo IP pubblico, perché gli indirizzi IP forniti dagli operatori telefonici sono quasi sempre nattati, cioè mi permettono di andare in internet con il mio telefono, ma se poi io da fuori voglio entrare nel mio telefono non lo posso fare. E ufficialmente, perché gli indirizzi IP non sono infiniti e quindi non potevano segnalare a tutti, ufficiosamente un po' perché ci lucrano anche su questo, perché comunque se voglio farmi dare un indirizzo IP pubblico posso ancora farmelo dare ancora oggi dagli operatori telefonici, ma tendenzialmente devo pagare un po' di più. Quindi questi, diciamo, sono gli svantaggi, che significa che una volta configurato il mio dispositivo lui è perfettamente in grado di mandare i dati al nostro cloud o al vostro cloud, o comunque mandarmi delle mail o mandarmi dei messaggi in chat, quindi comunque interfacciarsi con la rete internet. Ma se io devo intervenire per consultare dei dati del datalogger interno o per vedere in tempo reale il sinottico o comunque lo stato dell'impianto, o proprio anche per andare a cambiare un singolo parametro, una singola funzione, quindi per ritoccare la configurazione, diciamo, del dispositivo, non lo posso fare se non con tutti i distinguo che ho appena fatto, quindi comunque dovendoci lavorare un po' per aprire appunto una porta sul router o per chiedere all'operatore di avere un IP pubblico, quindi comunque diventa un po' complicato. E in ogni caso, pur riuscendo a fare queste cose, abbiamo visto che ci sono delle criticità proprio date anche dal fattore sicurezza, che in quel caso viene un po' a mancare. Quello che consente di fare la VPN, quindi, considerando quello che ho detto anche in precedenza, è il fatto di creare dei tunnel sostanzialmente tra voi, o comunque tra chi intende interfacciarsi con i nostri dispositivi e i nostri dispositivi. Perché in quel caso sia il mio PC, da cui io voglio accedere all'interfaccia web della 211 piuttosto che la 151, o di tutti gli altri prodotti ovviamente, sia il prodotto stesso, sono collegati allo stesso identico server e quindi vanno a creare una sorta di tunnel. Il server ovviamente deve essere a conoscenza prima del fatto che io cercherò di collegarmi, quindi devo essere in qualche modo registrato. Dopo vedremo nel dettaglio come farlo nel nostro, quindi nel NetExCloud chiaramente, ma il concetto non cambia di molto neanche sugli altri, insomma, quindi diciamo che
Fondamentalmente il discorso è sempre lo stesso, devo in qualche modo avere un'autenticazione da parte del server, quindi il server deve dirmi ok, tu sei autorizzato a comunicare con me. Una volta fatto questo vado ad avere una nuova interfaccia di rete, una nuova connessione nel mio PC. Tramite quella connessione posso accedere a tutti i dispositivi che fanno parte della stessa rete virtuale che si è andata a creare, quindi di tutti i dispositivi che sono, diciamo, collegati allo stesso server VPN. Poi anche là dipende ovviamente da come uno va a definirlo il proprio server. Comunque, diciamo, tramite l'utilizzo della VPN, come vedete, se prima avevo una X che mi impediva di poter dialogare con i miei dispositivi, adesso invece ci riesco, perché è ovviamente anche bidirezionale, quindi non solo io esco con una connessione criptata, quindi vado io verso internet, ma do la possibilità a tutti coloro che appartengono alla stessa sottorete di entrare in qualche modo anche nella mia macchina, nel mio dispositivo, quindi funziona in entrambi i sensi. Non so se ci sono già delle domande per quanto riguarda gli argomenti di cui ho parlato fino ad ora. Diciamo che sono cose abbastanza generiche in realtà, quindi credo che la maggior parte di voi già le conoscano, ma se c'è comunque qualcosa che vi farebbe piacere approfondire, chiedetelo pure, perché altrimenti io passerei poi a spiegare un po' più nel dettaglio come configurare il tutto, diciamo, nei nostri dispositivi, quindi proprio nello specifico come fare ad attivare la VPN. Quindi se avete qualche domanda, ponetela pure. Va bene, allora io direi che andiamo avanti, comunque potete scrivere anche mentre sto parlando, tanto appena ho finito di spiegare l'argomento, insomma, vado a riprendermi le domande, quindi non c'è problema. Passiamo quindi alla parte specifica di configurazione della VPN sui nostri dispositivi. Quindi l'abbiamo divisa in tre aree, diciamo così. La prima è come connettere il dispositivo ad internet, perché come detto inizialmente la VPN ovviamente non è in grado di fornirmi internet, quindi devo già avere internet in qualche modo e poi la VPN va a posizionarsi sopra a una connessione internet esistente. Quindi chiaramente prima ancora di attivare la connessione VPN, quindi prima di poter disporre di questa funzionalità, devo assicurarmi che i miei dispositivi siano effettivamente connessi ad internet in qualche modo, e adesso andremo a vedere come. Dopodiché verificare il corretto funzionamento della connessione, quindi appunto una volta deciso su quale canale debbano comunicare, andare proprio a verificare che riescano effettivamente ad interfacciarsi con il mondo esterno, e infine come abilitare la VPN verso il nostro server, quindi dopo lì ci sarà anche tutta un'area dedicata proprio alla gestione dei dispositivi su Nextcloud, per spiegarvi un po' meglio l'argomento. La prima parte, quindi il fatto di andare a connettere i dispositivi su una rete internet, ovviamente dipende dal tipo di dispositivo, perché come abbiamo visto inizialmente ce ne sono alcuni che supportano la SIM card, altri che supportano la LAN, altri che supportano il WiFi, infine altri che supportano tutte queste tipi di connettività. La prima che siamo andati a rappresentare è quella del modem LTE, quindi banalmente grazie alla SIM card. C'è quindi una sezione dedicata che è Networking Interfaces Modem, per chi ha già avuto modo di vedere, insomma, la nostra interfaccia, dalla quale di fatto è sufficiente inserire un solo parametro, che è il parametro APN, che vedete anche nell'immagine. L'APN è fondamentalmente un parametro diciamo legato strettamente all'operatore telefonico della SIM che avete scelto, quindi non è un parametro che uno si può inventare, non è un parametro che Netix vi può fornire, anche se in realtà ovviamente quelli più famosi li conosciamo, li conosco, quindi se avete difficoltà a trovarli insomma in rete potete chiedere, però diciamo è un parametro che dovreste trovare teoricamente nel sito proprio dell'operatore telefonico, o anche semplicemente facendo una ricerca in Google. Ed è quello che consente alla SIM di capire dove deve andare, dove deve recarsi per connettersi ad internet, quindi è un access point alla fine per la SIM. È come se voi steste configurando, diciamo, il vostro wifi di casa e dovete inserire il nome della rete wifi. Diciamo che l'APN è più o meno il nome della rete wifi dell'operatore telefonico, a grandissime linee. Quindi una volta inserito questo parametro, che comunque è di pubblico dominio, quindi non c'è
nessuna difficoltà nel reperirlo. Basta attivare ovviamente l'opzione dalla sezione Connection Mode, quindi l'unica opzione attivabile di fatto, e il dispositivo dovrebbe essere teoricamente in grado di navigare in internet. Dovrebbe, perché comunque l'APN potrebbe essere sbagliato, perché un singolo operatore può averne più di uno, e a seconda poi della tariffa attivata sulla SIM possono cambiare, o anche perché banalmente uno magari ha esaurito il credito, ha esaurito i giga, quindi comunque il fatto di abilitare questa opzione qui ovviamente non mi dà la garanzia che funzionerà davvero. Lo devo in qualche modo andare a verificare e poi vedremo come. Ci sono in realtà vari metodi per poterlo verificare, ma abbiamo scelto quello più facile. Quindi diciamo sulla parte di configurazione del modem LTE in realtà c'è poco da dire, nel senso che basta abilitare l'opzione, inserire l'APN che è un parametro legato all'operatore telefonico che scegliete e fine del discorso. Gli unici altri due parametri in più che eventualmente potrebbero essere richiesti sono username e password, anche questi riferiti all'APN e quindi anche questi in qualche modo forniti dall'operatore telefonico. Nelle SIM ricaricabili o comunque aziendali, diciamo, normali, non è mai necessario inserire questo tipo di parametro. Si rende necessario in quelle SIM fatte magari, diciamo, su misura, quindi con un APN dedicato alla vostra azienda, quindi nel caso di aziende che magari hanno centinaia di SIM sotto contratto, a volte vengono fatte queste convenzioni per cui c'è un APN dedicato in maniera tale da diciamo poterne disporre solo voi, solo la vostra azienda, e in quel caso ci sono anche magari delle credenziali, username e password da dover inserire. C'è la possibilità di farlo, ma se la vostra è una SIM diciamo normale degli operatori telefonici principali, sono dei parametri di cui non vi dovete preoccupare in nessun modo. Altra tipologia di accesso alla rete per i nostri dispositivi è ovviamente la connessione LAN, quindi Ethernet. Questa è presente nel V500 Plus, sostanzialmente, in entrambi i modelli, non solo nel 500 Plus. Anche qui tutte le varie diciamo, opzioni configurabili classicamente, nel senso il fatto di poterla mettere in DHCP o di mettere un indirizzo IP statico, quindi parametri di cui avrete già sentito parlare 1000 volte, il fatto appunto di poter assegnare anche il vostro IP all'interno di una vostra sottorete, di cambiare anche eventualmente i DNS che sono effettivamente importanti per l'accesso ad internet, e quindi anche qua diciamo c'è poco da dover dire. In questo caso la sezione è Networking Interfaces LAN, e l'ha trovata appunto solo nel 500 Plus. Nel 500 Plus e anche nel 112 e nel 152 trovate anche la sezione Networking Interfaces VLAN, quindi la pagina in cui si va a configurare di fatto il Wi-Fi. Anche qui basta abilitare l'opzione e avviare lo scan tramite il pulsantino presente nella pagina, lo scan di tutte le reti Wi-Fi, quindi il dispositivo inizierà a setacciare diciamo, tutte le reti Wi-Fi nelle vicinanze e vi darà anche la potenza del segnale, riuscirà già a riconoscere anche alcune caratteristiche tipo il canale o comunque la chiave di sicurezza eccetera eccetera, e non dovrete fare altro che selezionare la rete Wi-Fi a cui volete collegare il vostro dispositivo per poi andare a inserire l'unico parametro che dovete inserire voi a mano, la password, quindi la password della rete Wi-Fi. C'è anche la possibilità di diciamo, saltare la parte di scan della rete, nel senso che se state configurando una rete Wi-Fi che però non è visibile in quel momento perché magari è la rete Wi-Fi del vostro cliente ma il dispositivo è ancora nel vostro ufficio, lo potete comunque fare perché potete inserire proprio anche l'SSID, quindi il nome della rete Wi-Fi oltre alla password, anche senza doverlo selezionare dall'elenco delle reti viste dal dispositivo. Quindi potete proprio scriverlo voi a mano, salvare il tutto, il dispositivo ovviamente cercherà di collegarsi ad una rete che non vede, ma appena la rete sarà vista, quindi appena verrà messo nell'impianto in cui si trova quella rete Wi-Fi, si collegherà in automatico senza richiedere ulteriori interventi da parte vostra. Quindi anche questo qua si può tranquillamente configurare già a monte. Chiaramente dovete conoscere il nome e la password della rete Wi-Fi, quindi quello diciamo è l'unico prerequisito.
Indipendentemente quindi dal tipo di connettività, piccola parentesi, chiaramente su dispositivi come il 2500 Plus, in cui modem, LAN e Wi-Fi sono tutte e tre presenti, io posso abilitare anche tutte e tre le connessioni, quindi non si danno fastidio tra di loro, sono tre canali che vanno via in parallelo, e di volta in volta lui deciderà in base a diciamo una certa policy, delle certe priorità diciamo, che vengono assegnate, deciderà se utilizzare la connessione della SIM, quella del Wi-Fi o quella della LAN, però è tecnicamente possibile abilitarle anche tutte e tre assieme, e anzi se si può fare meglio, che così dà anche più certezza diciamo, nel fatto che il dispositivo rimanga effettivamente collegato alla rete, perché anche nel caso in cui dovesse cadere una delle tre, comunque le altre due gli farebbero da backup. E in tutto questo la VPN si pone in maniera trasparente, quindi se la VPN è stata stabilita diciamo sopra la connessione della SIM, si esaurisce il credito della SIM, quindi non va più quel tipo di connessione, il dispositivo lo capisce, proverà ad uscire con la connessione LAN e la VPN verrà stabilita sopra la connessione LAN, senza che voi dobbiate fare niente. Quindi questi passaggi diciamo avvengono assolutamente in automatico. Dicevo poi appunto, indipendentemente dalla tipologia di rete internet scelta, c'è la possibilità, e anzi è fortemente consigliato, di andare a verificare il corretto funzionamento di queste connessioni. Quindi per farlo ci sono vari strumenti in realtà, ma dalla pagina Diagnostics Ping avete proprio la possibilità di inserire un indirizzo IP o un sito. In questo caso vedete un indirizzo IP che è il DNS di Google, quindi diciamo una cosa abbastanza affidabile, nel senso che è molto probabile che lo troviate sempre online. Inserendo appunto un certo indirizzo, specificando poi l'interfaccia di rete che volete utilizzare per fare delle prove verso quell'indirizzo, basta cliccare poi ping e alla fine viene fatto quel riepilogo che vedete sotto, quindi se c'è 0% pacchetti persi, ok, vuol dire che la mia connessione sta funzionando, quindi vuol dire che non solo sono collegato diciamo, con l'operatore telefonico nel caso della SIM o fisicamente alla rete LAN nel caso della rete LAN, ma queste reti diciamo, mi danno anche accesso effettivamente ad internet. Potrebbe capitare ad esempio che magari sulla rete LAN io ho collegato il mio dispositivo, è configurato in maniera corretta, non ho messo il giusto gateway, non ho il giusto DNS e quindi io internamente riesco a vederlo, ma poi lui non riesce ad andare in internet, e questo nel caso della VPN sarebbe ovviamente bloccante, non solo per la VPN in realtà. La SIM potrebbe essere che il dispositivo sia effettivamente registrato con l'operatore telefonico, vedo anche il segnale tutto bello pieno, però non è attiva la connessione dati. Lui magari mi manda anche gli SMS, ma non è attiva la connessione dati. Può succedere perché non ho nessuna tariffa dati o perché ho finito i dati a disposizione o per problemi anche tecnici, ambientali o momentanei, insomma. E quindi è importante insomma verificare che oltre a essermi fisicamente, diciamo così, collegato ad una certa rete, vedere che quella rete mi stia anche dando effettivamente accesso ad internet, perché altrimenti tante funzionalità saranno limitate o addirittura bloccate, tra cui appunto la VPN. E tramite diciamo lo strumento ping è abbastanza immediato riuscire a fare questo tipo di verifica. Fatte queste diciamo configurazioni, quindi una volta configurato almeno una rete e una volta verificato che quella rete accede effettivamente all'internet, per abilitare la connessione VPN verso il nostro cloud non dovrete fare altro che andare su Networking Services VPN, mettere da spunto su VPN Enable e cliccare Save. Basta, perché la modalità auto che trovate nel campo VPN Mode di fatto è già la modalità che vi permette di comunicare con il nostro cloud. Ovviamente non vanno cambiati l'URL da porta, perché altrimenti il dispositivo non riesce più a comunicare con noi, ma lasciando tutto così com'è, senza dover cambiare niente, senza dover configurare nulla, senza avere neanche a che fare con il concetto di certificati, credenziali, eccetera, eccetera, il dispositivo automaticamente è in grado di arrivare al nostro server. Ovviamente questo si può fare solo se prima noi abbiamo dato accesso a quel dispositivo, perché chiaramente
deve esserci, come dicevo in precedenza, bisogna registrare prima il dispositivo nel server per fare in modo che poi il server possa riconoscere che quel dispositivo è proprio lui e non qualcun altro. Però diciamo a livello di configurazione sull'interfaccia web di fatto è mettere una spunta, cliccare save e fine dei giochi. C'è anche la possibilità di andare verso un server VPN non Netix, quindi non per forza verso netix.co, ma anche verso uno vostro o di un provider che eventualmente avete trovato insomma come alternativa. In questo caso quindi basterà selezionare manual al posto di auto dal campo VPN mode e viene dato quindi in più la possibilità di caricare un file che è il file praticamente che contiene tutte le caratteristiche, tutti i parametri e tutti i certificati necessari per comunicare con un server che non è il nostro, perché mentre nel caso di auto, modalità auto, tutto questo viene scaricato automaticamente dal nostro server, perché ovviamente sappiamo come e dove andarcelo a prendere. Nel caso di un server VPN non nostro, non Netix, ovviamente questo non è possibile e quindi lo dovete caricare voi a mano, chiaramente solo la prima volta, quindi una volta configurato il file, una volta formattato nella maniera giusta, si carica nel dispositivo, anche lì non c'è molto altro da fare. È compatibile con qualunque server OpenVPN, nel senso che è anche lo standard che utilizziamo noi e quindi di fatto formattando il file proprio nel formato richiesto da OpenVPN, quindi seguendo insomma le linee guida che trovate tranquillamente anche in rete, riuscite a fare in modo che il dispositivo si colleghi anche appunto a un server non Netix e quindi diciamo questa è una cosa importante da dire per noi, perché un po' come gli inviodati che chiaramente noi forniamo la nostra piattaforma per fare l'archiviazione dei dati, ma consentiamo anche al cliente di andare verso una piattaforma esterna, compresa anche una piattaforma che potrebbe essersi creata dal cliente stesso. È per noi importante dirlo perché è importante capire che sì, c'è un canone da pagare se volete diciamo, approfittare insomma, del nostro servizio VPN, ma non siete mai vincolati a quel canone, quindi se volete dismetterlo per passare a qualcos'altro o per farvi la vostra soluzione personalizzata, lo potete fare. Quindi diciamo che una volta acquistato il nostro hardware non siete tenuti diciamo a dover pagare altro nei confronti di Netix. L'hardware è in grado di vivere anche in maniera autonoma. Quelli che noi forniamo come servizi aggiuntivi, appunto cloud e VPN, sono dei servizi che vanno a completare la nostra gamma e a semplificare anche la vita un po' a chi non ha i mezzi o comunque il tempo per creare un qualcosa di proprio o per cercare un'alternativa. Come avete visto, insomma, basta mettere una spunta, cliccare save e è già tutto quanto configurato, quindi chiaramente è plug and play ed è per questo insomma, che c'è un canone in qualche modo da pagare. Detto questo, quindi una volta collegato il dispositivo torniamo al nostro server, in questo esempio, il dispositivo andrà poi a visualizzare sempre nell'interfaccia web un indirizzo IP, quell'indirizzo IP associato alla VPN rimarrà sempre lo stesso, quindi non cambierà mai e non cambierà neanche se doveste cambiare il modo in cui il dispositivo stesso accede ad internet, quindi ad esempio oggi sto utilizzando una SIM di Telecom, domani userò una SIM di Vodafone, anche facendo questo cambio comunque l'IP della VPN, essendo qualcosa che vive sopra la connessione internet vera e propria, rimarrà lo stesso. E questo è anche un notevole vantaggio perché non dovete ricordarvi o richiedere comunque al dispositivo il suo indirizzo IP ogni qualvolta doveste decidere di collegarvi all'interfaccia web, ma rimane sempre lo stesso, quindi uno si può salvare i suoi collegamenti una volta e si ha sempre lì pronti, anche se in realtà poi vedremo che scegliendo diciamo la VPN in offerta da Netix, in realtà c'è un modo ancora più facile per accedere ai dispositivi senza neanche sapere l'indirizzo IP, ma adesso ci arriviamo. Quindi una volta connesso il dispositivo sarà poi raggiungibile da un PC, da un tablet o da uno smartphone, purché questo PC, questo tablet o questo smartphone appartengano alla stessa identica rete VPN. C'è la possibilità di configurare appunto la rete VPN Netix anche su dispositivi mobili.
è leggermente più macchinoso da fare, per questo non l'abbiamo neanche riportato qui nella guida, anche perché è di poco interesse, perché comunque l'interfaccia web dei nostri dispositivi è pensata principalmente per un PC, ma si può fare e non richiede nessuna competenza particolare. Per invece accedere, diciamo, alla VPN e di conseguenza a tutti i dispositivi che vi sono collegati dal PC è estremamente più semplice, appunto nel caso della VPN Netix, perché abbiamo creato proprio un software dedicato che adesso comunque andremo a vedere. Prima ancora però di vedere il software c'è la parte di gestione dei dispositivi proprio sulla nostra piattaforma, quindi adesso entriamo proprio nello specifico di Netix.co. La nostra piattaforma, diciamo, i tre elementi principali per gestire la rete VPN o le reti VPN, in realtà perché ogni cliente, ognuno di voi potrebbe averne più di una a disposizione. I tre elementi principali, dicevo, sono fondamentalmente i domini, i dispositivi ovviamente e gli utenti. I domini sostanzialmente sono dei contenitori dei dispositivi, quindi sotto a ogni dominio, intanto ogni dominio corrisponde a una sottorete VPN. Una sottorete VPN vuol dire che il dominio 1, ad esempio, assegnerà tutti gli indirizzi IP tipo 10.0.1.x, dove x può essere da 1 a 255, il dominio 2 sarà 10.0.2.x. Dominio 1 e dominio 2 non possono parlare tra di loro, non si vedono, non hanno modo di sapere che esiste uno o esiste l'altro, non si danno fastidio, sono due compartimenti stagni, diciamo così, quindi sono assolutamente indipendenti l'uno dall'altro. Mentre invece tutti i dispositivi che appartengono a dominio 1 o dominio 2 appartengono alla stessa identica sottorete e quindi sono anche potenzialmente in grado di vedere se stessi. Vedere, comunicare tra di loro cosa vuol dire in senso pratico. Significa che, ad esempio, due dispositivi dotati di protocollo Modbus TCP/IP, visto che gira su connessione internet di fatto, TCP/IP, sono in grado di comunicare tra di loro anche se ne ho messo uno a Milano, l'altro a Roma, quello a Milano è collegato ad internet grazie alla SIM di TIM e quello a Roma invece è collegato ad internet grazie alla fibra che ho nell'ufficio. Riescono comunque a parlarsi tra di loro come se fossero collegati da un cavo di rete lunghissimo e invisibile che li fa appartenere alla stessa rete locale, perché proprio grazie alla VPN. Il dominio consente di diciamo, separare tutte queste sottoreti, quindi tutti quelli che appartengono allo stesso dominio, dispositivi PC o tablet, smartphone, insomma, possono vedersi tra di loro, possono comunicare tra di loro. Nel caso dei nostri prodotti, appunto, significa poter proprio fare automazione, nel senso ho un sensore a Milano e mi fa partire qualcosa che sta a Roma, grazie al fatto che si parlano su Modbus TCP/IP che passa sopra la VPN, che quindi è il protocollo criptato di cui stiamo parlando, che però ha anche l'accesso dell'utente stesso, quindi se io voglio vedere l'interfaccia web del mio dispositivo, mi basterà collegarmi a dominio 1, e appunto adesso vediamo come, e in realtà in quel modo potrò collegarmi senza più fare nessun'altra operazione a tutti i dispositivi che appartengono a dominio 1. Nel nostro cloud quindi sono gestibili assolutamente da voi, quindi potete crearne quanti ne volete sostanzialmente e decidere di assegnare i vostri dispositivi a l'uno o l'altro proprio per separare tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Oltre che per un discorso della VPN, che ovviamente è il focus di oggi, ma non è l'unico motivo per cui esiste il dominio, può essere utile infatti anche banalmente per separare proprio da un punto di vista visivo i dispositivi. Quindi se avete centinaia di dispositivi, magari vederli tutti quanti assieme in una stessa pagina potrebbe essere anche scomodo, uno potrebbe decidere di dividerli per aree di competenza o comunque per zone geografiche o per tipologie di macchinario, di applicazione, qualunque cosa. Oppure comunque possono essere utilizzati per distinguere i vostri clienti, perché ovviamente voi stessi potreste avere dei clienti comuni, consorzio, qualsiasi altra cosa, che
non devono poter accedere a tutti i dispositivi che voi avete acquistato da Analytics, ma solo a una piccola parte, solo a quelli di loro competenza. Non devono quindi neanche potervi accedere da remoto, chiaramente, perché altrimenti sarebbe un problema. Ecco che il dominio vi consente di fare questo. Quindi per ogni vostro cliente, per ogni utente in realtà, la possibilità di dire ok, tu puoi accedere a dominio 1, dominio 2, dominio 3, quindi mentre il dispositivo è per forza di cosa associato a un solo dominio per volta, un utente in realtà può essere abilitato, un utente inteso quindi una persona, può essere abilitata a più domini e voi potete decidere a quali dare accesso, quindi proprio per separare anche i vostri clienti eventualmente. Una volta diciamo selezionato quindi un dominio dalla vostra lista, si arriva insomma alla pagina della lista dei dispositivi. Quindi tutti i miei VE qualcosa, perché appunto potrebbero essere 11X, 15X o 500 Plus indistintamente. In questo caso, in questo esempio, vedete anche delle colonne sulla destra che hanno dei numerini al loro interno perché, come dicevo, il nostro cloud fa appunto anche da cloud e quindi chiaramente i dispositivi possono proprio anche mandargli dei dati per poi vedere la tabella, per poi vedere il grafico, per fare anche l'export, per avere quindi proprio lo storico di tutto quello che è successo. E quello che interessa a noi però sono più le due, anzi l'icona più a sinistra, quindi quell'icona verde, che sta ad indicare praticamente che quel dispositivo è collegato alla nostra rete VPN, quindi è online. Online significa che io dal mio PC eventualmente posso accedervi da remoto e che tutti i dispositivi che vedete in quella lista potrebbero eventualmente parlare tra di loro per fare le automazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Sempre dal nostro cloud si possono anche andare a creare, una sorta di watchdog, diciamo così, anche questo distinto per dispositivo, per dominio, quindi con tutta la granularità insomma, che vi serve, per dirgli se uno o più dispositivi non si connettano alla rete VPN per più di un'ora consecutivamente, in questo caso manda il portale, quindi proprio Nextcloud, manda una mail a uno o più indirizzi mail per avvisarmi di questo malfunzionamento. Può essere particolarmente importante perché chiaramente se la VPN va giù significa che nel 99,9% dei casi è la connessione internet del dispositivo ad essere andata giù e quindi il dispositivo non è più collegato in rete. Quindi molto probabilmente non sarà in grado di mandarvi nessun tipo di allarme, nessun tipo di SMS, di mail, di chat, non sarà più in grado di fare niente verso l'esterno, ovviamente continuerà a funzionare con le sue logiche programmate, quindi a fare le sue automazioni nel campo, però non avrà più modo di potervi segnalare eventuali criticità o qualunque altra cosa. Il fatto di poter mettere nel nostro portale, quindi in qualcosa che è sempre attivo, sempre raggiungibile, un controllo che vada appunto a verificare se il dispositivo è online oppure no, può diventare molto importante, molto interessante da questo punto di vista perché vi consente di ricevere una segnalazione quando effettivamente il dispositivo non è più in grado di farlo e quindi di intercettare eventualmente degli allarmi o comunque delle connessioni critiche prima che diventino troppo critiche. Quindi questo è un altro strumento diciamo, che vi mette a disposizione il nostro portale. La visualizzazione dei dispositivi adesso l'abbiamo vista diciamo, su tabella, su una lista diciamo, uno sotto l'altro, si può vedere anche sulla mappa, quindi eventualmente posso vedere quali dispositivi sono online, quindi sono quelli che hanno il segnaposto verde, quali sono offline e quindi da là dopo posso anche provare a capire da quanto sono offline, perché comunque il portale me lo dice, per fare un po' di diagnostica eventualmente. È semplicemente un metodo alternativo per visualizzarli, se magari avete impianti sparsi e volete avere a colpo d'occhio subito un'idea di quale sta funzionando e quale no, si può vedere anche questa mappa appunto. Il terzo elemento, come dicevo in precedenza, invece è quello degli utenti. In realtà ne abbiamo già un po' parlato, diciamo username e password servono per accedere proprio al dominio netix.co, ma non solo, servono anche per il software di cui vi avevo parlato prima e che andremo ad approfondire tra un attimo. E sul campo privilegi invece ho la possibilità di andare a specificare il livello, quindi i permessi fondamentalmente dell'utente che sto creando. Un utente admin avrà accesso a tutti i dispositivi che appartengono a voi, quindi se
voi siete cliente Netix, avete 20 dispositivi, un utente admin avrà accesso a tutti i 20 dispositivi. Potete però creare degli utenti di livello più basso, che sono appunto quelli che dicevo prima, andando a selezionare poi negli ultimi due campi, quindi dove vedete scritto devices, cioè sulla parte sinistra available, sulla parte destra selected, su available tutti i vostri domini, quindi tutti i vostri contenitori, tutti i vostri compartimenti, diciamo, di dispositivi. Spostandoli sulla destra su selected potete decidere a questo cliente a quali domini dare accesso. Significa che quando lui entrerà proprio nell'interfaccia del nostro cloud non vedrà tutti i domini vostri, tutti i domini che voi avete creato, vedrà solo quelli a cui voi avete dato accesso e potrà accedere solo ai dispositivi che vi appartengono. Okay? Con anche la possibilità eventualmente, come potete vedere, di dargli un expire date, cioè di una data di scadenza fondamentalmente, quindi di dirgli ok, ti do accesso a tutto questo, però fino a l'anno prossimo, fino a che mi paghi, e a un certo punto dopo lui non potrà più entrare. Quindi allora, questa è la gestione dei dispositivi, degli utenti, dei domini tramite il nostro cloud. Quindi abbiamo visto come configurare la connessione internet nei dispositivi, come attivare poi la VPN nei nostri dispositivi per andare verso il nostro cloud. Ora abbiamo visto la gestione dei dispositivi nel nostro cloud, quindi come registrarli nel nostro server per fare in modo che lui poi li riconosca e quindi che gli dia effettivamente accesso. Manca un ultimo punto, che è come faccio io, operatore, a collegarmi con questi dispositivi, perché loro adesso sì, ok, sono collegati con la VPN, però io voglio accedere alla loro interfaccia web, come devo fare? Ci sono in realtà anche qua n possibilità. Potreste scaricare ad esempio il client di OpenVPN, che open, quindi gratis, è un qualcosa che esiste già da anni, che utilizzano milioni di persone, magari ce l'avete anche già nel vostro PC, scaricate quel client, che quindi è un programmino gratuito, vi scaricate i certificati dal nostro server, che comunque si può fare tranquillamente, li formattate come devono essere formattati a seconda del vostro sistema operativo, inserite le credenziali e si collega in qualche modo, e quindi si può fare ovviamente così. Si può fare però in maniera molto più semplice, molto più comoda, tramite il nostro software gratuito, che è il QuickTunnel. Che cosa fa questo programmino? Allora, come abbiamo scritto anche nella slide, i vantaggi principali, diciamo, sono il fatto che va a propormi la lista di tutti i dispositivi associati ovviamente al vostro utente. Quindi se voi siete utente admin, vedete tutti i dispositivi. Se voi siete un utente di livello più basso, vedrete i dispositivi a cui l'amministratore vi ha dato accesso, sempre per il concetto dei domini di cui abbiamo appena finito di parlare. Quindi vedo tutti i dispositivi uno sotto l'altro, e tra l'altro vedrò in diciamo grassetto tutti quelli effettivamente collegati alla rete VPN, quindi tutti quelli effettivamente online, vedrò non selezionabili quelli che invece sono offline. Quindi anche da qua in realtà già capisco cosa sta funzionando bene e cosa no. Tutte quelle sezioni blu che vedete nell'immagine sono dei domini, quindi selezionando ognuna di quelle si apre, diciamo, la lista di tutti i dispositivi che vi appartengono, e quindi avete già a colpo d'occhio proprio riuscite a capire cosa sta funzionando e cosa no, appunto, come dicevo. In più vedete chiaramente il nome che voi avete assegnato al dispositivo, quindi capite anche perfettamente qual è l'impianto in questione. Evita di dover memorizzare l'IP di ciascun dispositivo, perché di fatto cliccando l'iconcina, adesso dall'immagine si vede poco, ma poi eventualmente queste slide ve le posso anche girare se siete interessati. Cliccando l'iconcina che corrisponde alla lettera A, praticamente, perché è un'iconcina lì a fianco al dispositivo, cioè il mio PC si connette in automatico al dispositivo senza che io debba inserire altre credenziali, senza che io debba sapere niente dei certificati, cioè avvio il programma, scrivo il mio username e password che mi sono scelto io, vedo subito questa schermata qua. Seleziono il dispositivo che mi interessa, sono immediatamente collegato a lui tramite la rete VPN, sono tecnicamente collegato anche a tutti gli altri dispositivi che appartengono allo stesso dominio, quindi non devo per forza selezionare il secondo in lista per potermi collegare anche con lui, basta selezionarne uno qualsiasi di quel dominio lì. Non mi devo ricordare l'indirizzo IP, anche se abbiamo detto che non cambia mai, ma non me lo devo neanche scrivere, perché basta cliccare sull'iconcina, questa volta quella fatta a forma di quella che corrisponde alla lettera B, per andare ad aprire in automatico una schermata del browser, quindi una nuova finestra del browser,
con già l'indirizzo IP corretto, quindi che punta già al dispositivo che sono andato a selezionare, e quindi mi presenterà già la pagina di login di quel dispositivo e dovete semplicemente inserire le credenziali del dispositivo, quindi sempre quelle che avete configurato voi, e non c'è niente altro da fare. E evita appunto all'utente di dover gestire certificati della rete VPN, che per carità non è niente di complicato, lo standard è open, quindi anche gratuito, è super documentato perché c'è comunque una community di un certo tipo anche su OpenVPN, però richiede comunque nozioni in più, tempo per stare lì a capire, poi comunque non è esattamente banale passare da una rete all'altra, quindi da un dominio all'altro. Con il nostro programma tutto questo sparisce e in più è gratuito, quindi perché non usarlo? Insomma. Quindi diciamo questi sono i vantaggi che vi dà. Una volta quindi selezionato il dispositivo di mio interesse, clicco sull'iconcina, appunto quella che corrisponde alla lettera B, come dicevo, si apre il browser, entro nel mio dispositivo ed è come se l'avessi collegato al mio PC tramite USB o tramite LAN o tramite WiFi o tramite qualunque altra cosa, e posso quindi operarci, nel senso che posso andare a cambiare tutta la programmazione, posso andare a inserire funzionalità nuove, cancellare dei numeri di telefono, inserire un utente in più, o anche vedere proprio appunto il sinottico, lo stato in tempo reale, eccetera, eccetera. Quindi questo diciamo è il flusso completo, dalla connessione internet nel dispositivo al client nel PC. In questo modo si viene a creare il tunnel di cui parlavo inizialmente ed ecco che quindi io riesco a parlare con i miei prodotti, con i prodotti della Gammanetics. Direi che fondamentalmente gli argomenti sono questi, quindi la spiegazione è praticamente esaurita. Se avete appunto qualcosa da chiedere, qualche ulteriore approfondimento, andate pure. Ok, allora vedo un'affermazione più che una domanda, va bene. Ah sì, ok, capito. Allora sì, viene fatto notare giustamente che cliccando sull'icona di cui parlavo prima, quindi quella che va ad aprire la pagina del browser in automatico, bisogna correggere in realtà una piccola cosa, nel senso che l'IP in realtà viene riportato in maniera corretta, ma il nostro programma BigTunnel cerca di aprire una connessione HTTPS, perché sarebbe quella un po' più sicura. Cosa succede però? Che il browser, questo in realtà accade dall'anno scorso, non da molto tempo, il browser, cioè adesso tutti i browser si sono allineati su questo, in realtà qualcuno già lo faceva da prima, gli ultimi hanno cominciato a farlo dall'anno scorso, non riconosce il nostro indirizzo come un indirizzo IP sicuro. Ed è abbastanza ovvio il motivo, è un indirizzo IP locale, perché comunque la VPN è un qualcosa di privato, e quindi il browser non può sapere che quel 10 punto qualcosa corrisponde a un sito attendibile, anche perché quel 10 punto qualcosa, essendo appunto un IP locale, lo potete trovare nei nostri dispositivi, ma lo potete trovare anche, che ne so, in una IP cam, in un router, in mille altre cose, perché non è un IP pubblico che quindi abbiamo solo noi, solo i nostri dispositivi. È un IP che viene assegnato ad una rete locale di volta in volta. Il browser ovviamente non può sapere quale utilizzo se ne farà di quell'IP pubblico, e quindi vedendo HTTPS che richiede diciamo, di accettare dei certificati, dice no, non conosco questo indirizzo IP, non ti posso garantire che sia un IP sicuro, per evitare truffe e quant'altro, eccetera, eccetera, dice è impossibile andare avanti. Basta semplicemente correggere l'indirizzo che viene riportato in automatico e anziché HTTPS mettere HTTP, fine. Quindi basta cancellare la S prima dell'indirizzo IP e si accede tranquillamente. È quindi un problema di sicurezza? No, perché comunque stiamo passando sulla rete VPN che è già più sicura rispetto all'HTTPS, ed è appunto qualcosa di privato. Quindi non c'è nessun problema, non state esponendo nessun dato, anche perché di fatto gli unici dati che vengono richiesti per comunicare con il nostro dispositivo sono username e password che voi avete scelto per entrare nel dispositivo.
ma comunque non possono essere visti pubblicamente perché appartengono ad una rete locale, che è la rete VPN, quindi sicurezza massima. È solo un po' fastidioso effettivamente, quindi diciamo che per risolvere il problema più che altro dovremmo fare in modo che la pagina che si apre in automatico non riporti più la S dopo HTTP. Questa è di fatto la soluzione, perché far capire a Google Chrome o ad Opera che noi siamo non malintenzionati, pur utilizzando degli indirizzi IP che potrebbe potenzialmente utilizzare chiunque altro, ovviamente non è possibile. Quindi diciamo questa qui è la risposta. Bene, bene, vedo che in tempo reale abbiamo fatto supporto tecnico, quindi molto, molto bene. Bene, se avete anche altre considerazioni anche di questo tipo, esperienza magari già con i Quick Tunnel o appunto cose da approfondire, andate pure. Ok, allora direi che ci abbiamo ai saluti alla conclusione. Dunque, vi ricordo ovviamente che, a parte che la maggior parte di voi già lo sa, però comunque potete fare riferimento a me per tutte le questioni tecniche, quindi anche per ovviamente supporto tecnico, come avete visto, ma anche proprio per approfondimenti eventualmente. Quindi se ritenete opportuno fare una demo online, un training con voi, con i vostri collaboratori, insomma, per approfondire questo o in realtà qualunque altro argomento riguardante i nostri prodotti, non c'è problema, ci possiamo sentire, trovate sempre i nostri riferimenti, insomma, quindi potete mandare una mail o chiamarci. Questo webinar, quindi questa spiegazione, verrà, come dicevo prima, caricata anche sul nostro canale YouTube, quindi troverete comunque il video da potervi guardare con tutta calma, assieme a tutti gli altri video fatti in precedenza. E niente, quindi diciamo che c'è sempre modo e tempo, insomma, per poter approfondire ulteriormente il funzionamento e l'utilizzo dei nostri dispositivi. Ecco. Quindi io vi ringrazio comunque per l'attenzione e niente, ci vediamo al prossimo webinar che sarà su un altro argomento inerente sempre ai nostri prodotti e buona continuazione e buona giornata.